Sono cresciuto per strada, solo che la mia strada era senza marciapiede. Potrà sembrare l'intro di una canzone trap, invece è l'inizio della mia storia. A pensarci bene, sono molto fortunato di poter essere qui a raccontarvela. Sono molto legato alle strade del quartiere dove sono cresciuto. In un reticolo di vie c'era tutto ciò di cui avevo bisogno e potevo spostarmi in autonomia per andare a scuola, a casa degli amici, al campetto da basket dietro la chiesa. E in quella strada, in quelle strade, eravamo solito fermarci a giocare, a scherzare, a rincorrerci con gli amici, completamente ignari del fatto che le auto ci sfrecciavano accanto. Col tempo sono cresciuto, sono uscito dal quartiere, ho iniziato a frequentare il liceo, a coltivare altre amicizie, a fare sport. Solo che ho continuato a correre lungo quella strada, in realtà per rincorrere il bus numero 7 che fermava davanti a casa mia, ma che io perdevo sistematicamente, ogni giorno. Sempre la stessa storia, fino a che a un certo punto, a 16 anni, non ho convinto i miei genitori che potevo guidare un motorino. E a 18 ho preso la patente e ho iniziato a guidare un'auto, come tutti. E da quel momento in poi mi sono sentito finalmente libero di poter correre da quella strada per andare dovunque e in qualunque momento, come se ce ne fosse poi davvero sempre bisogno. Non avrei mai pensato di poter vivere senza automobile, fino a che 5 anni dopo non mi sono trovato a vivere a Barcellona, per via di un Erasmus, in un quartiere che era un vero e proprio paradiso pedonale, Gracia. E per la prima volta mi sono reso conto di come la qualità e la vivibilità dello spazio pubblico potessero avere un impatto incredibile sulle nostre vite, sulle vite delle persone, come potessero cambiare i comportamenti, perché stavano cambiando i miei. Non avrei mai pensato però di poter voler smettere di guidare, fino a che una settimana prima di rientrare dall'Erasmus non ricevetti una telefonata che non posso scordare. Dall'altra parte della cornetta c'era la voce rotta in lacrime di mia sorella, che cercava di raccontarmi come quella notte la nostra famiglia fosse stata vittima della violenza stradale. Paola, la sorella minore di mia madre, Francesco, suo marito, uno dei miei zii più cari, e Marco, il loro bimbo di 10 anni, quella notte sono stati uccisi da un uomo alla guida di un SUV durante una manovra di sorpasso. Ecco, è evidente che questi episodi abbiano avuto un impatto sulla mia vita. Da un lato ho avviato il mio percorso di studi, mi sono appassionato al disegno urbano perché ho pensato che potesse essere il mio strumento di cambiamento. E poi ho progressivamente deciso di voler smettere di guidare per scelta. E ho iniziato a lavorare e poi però ero ossessionato dall'idea di voler avere un impatto sulla città in cui vivevo, in cui tuttora vivo, Milano. E una sera, un po' per caso, mi sono ritrovato a un incontro pubblico sulla pedonalizzazione di una piazza, una delle più importanti della città, Piazza Castello. E mi sono trovato, un po' come oggi, a parlare in pubblico, con la voce un po' tremante. Ma non tremava per l'emozione, o non solo per l'emozione. Tremava perché tra centinaia di persone io ero uno dei pochi, se non l'unico, a favore di quell'iniziativa. E quella sera ho capito come le persone possano essere incredibilmente resistenti ai cambiamenti e di come avessero un rapporto viscerale con le loro automobili come se fossero estensioni stesse del loro corpo, al punto tale da preferire di mantenere un posto auto alla riqualificazione di un bene collettivo. E quella sera ho anche capito quale fosse la mia vocazione: lavorare per l'amministrazione pubblica, per l'interesse pubblico, cambiare le strade per cambiare le cose. Ed eccomi qui. Solo che nel frattempo è intervenuto un altro cambiamento. Sono diventato padre di Elia, 3 anni fa. A differenza mia, Elia sta crescendo in una strada che il marciapiede ce l'ha, ed è anche bello grande, affaccia su delle case bellissime, è alberato, ma è invaso da automobili.
ce ne rendiamo conto ogni mattina andando da casa verso l'asilo. Quella che potrebbe essere la passeggiata più bella della nostra giornata è in realtà uno slalom tra le auto parcheggiate sul marciapiede, quelle che sul marciapiede salgono per parcheggiare sotto gli alberi, quelle che ostruiscono gli scivoli pedonali, che parcheggiano sulle strisce, quelle che rendono inaccessibili le fermate del trasporto pubblico. E io ogni mattina mi chiedo come sia possibile. Come sia possibile tollerare tutto questo? Come sia possibile aver creato degli ambienti urbani così ostili per la crescita dei nostri figli? Come sia possibile che Elia abbia imparato a camminare guardando e respirando dai tubi di scarico delle auto? Ecco, voi ora penserete che questa sia una storia personale. In effetti la è. Penserete che sia magari una storia interessante, ma magari non la più significativa. E questo sarebbe un errore, perché la mia storia, la nostra storia, è una storia collettiva. È una storia da riscrivere insieme. Perché guardate, purtroppo non sono l'unico familiare di vittime della strada. Ogni anno nel mondo muoiono più di 1 milione di persone per via di collisioni stradali. 3.000 solo in Italia. Una strage quotidiana a cui siamo completamente assuefatti. Scommetto che in sala non sono certo l'unico genitore preoccupato per la salute e la tutela dei propri figli. Ecco, le collisioni stradali sono tra le principali cause di morte tra i bambini e i ragazzi tra i 5 e i 29 anni. E i bambini sotto i 5 anni in Italia vivono in ambienti urbani che per il 98% dei casi hanno una qualità dell'aria che non rispetta i parametri dettati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la loro salute. E no, non sono l'unico attivista, non sono nemmeno il più arrembante, ahimè, non sono il più giovane. Senza scomodare Greta Thunberg, in Europa in questo momento si sta sviluppando una rete di persone che chiede Streets for Kids, strade per i bambini, per mettere in sicurezza gli spazi davanti alle scuole, per mettere in sicurezza i percorsi. A Milano si sta strutturando un movimento che chiede una città per le persone, e in tutta Italia sono in corso mobilitazioni contro la riforma del codice della strada appena approvata alla Camera. E guardate che cambiare le cose non è impossibile, no. Pensate che in Olanda, negli anni 70, morivano esattamente lo stesso numero di persone che oggi muoiono in Italia per strada. Molti di questi erano bambini, e in quegli anni si sviluppò un movimento, una mobilitazione che, in particolare guidata da giovani madri, chiedeva "Stop the Kindermord", fermate la strage di bambini. Quel movimento chiedeva più strade pedonali, chiedeva di mettere in sicurezza le strade davanti alle scuole, chiedeva di ridurre le velocità, perché ridurre le velocità minimizza il rischio, e chiedeva di costruire una rete di piste ciclabili per chi volesse muoversi senza auto. Ecco, forse non c'è bisogno di spiegarvi che 50 anni dopo l'Olanda sia diventato il paese delle biciclette. Quando parliamo di cambiamento, io di solito faccio riferimento a una formula che è assimilabile a un'equazione matematica. È molto semplice. Il cambiamento avviene quando ci sono 3 fattori, tutti imprescindibili, che permettono di superare le resistenze. Questi 3 fattori sono l'insoddisfazione per lo status quo, una visione per un futuro auspicabilmente migliore, e il primo passo, l'iniziativa verso quel cambiamento. Ora, l'insoddisfazione in questo caso è abbastanza semplice da intuire. Nel secolo scorso abbiamo ideato, progettato, costruito, persino vissuto in città autocentriche, pensate per le automobili e non per le persone, al punto tale da trovarci invasi dalle auto, da non riuscire a far crescere i nostri figli in ambienti consoni. La visione è tutto sommato facile da immaginare. Le strade sono spazio pubblico, ma non solo. Le strade sono la maggior parte dello spazio pubblico di cui ogni città può dotarsi per fare cambiamento, per rendere le città più vivibili, per reintegrare la natura, per disegnare città a misura di bambino. E guardate, sono tantissime le città nel mondo che si stanno già muovendo in quella direzione. Barcellona, Parigi, Vienna, Amsterdam. Il primo passo però è dannatamente difficile. Pensate a quante strade dovremmo cambiare, secondo questa visione, nel nostro paese, nei vostri paesi. Da dove partire? Da dove iniziare? Con quali risorse?
Ecco, se volessimo cambiare una strada in Italia con i metodi tradizionali, entreremmo nell'ambito delle opere pubbliche, uno strumento di lunga programmazione, che prevede di dover avere dei finanziamenti, di sviluppare diversi livelli di progettazione, diversi livelli di approvazione, con trasformazioni che vengono condivise con la cittadinanza su dei fogli di carta, sui progetti, che la cittadinanza non capisce, e dove spendiamo milioni di euro investendo anni del nostro tempo per poter ottenere un cambiamento che magari non è condiviso e che quando viene realizzato, siccome il mondo fuori cambia più velocemente, probabilmente è già obsoleto, ma non è più reversibile. Ecco, quindi forse dobbiamo istituzionalizzare un metodo diverso, metodi diversi. Dobbiamo pensare che si possano trasformare le strade con strumenti veloci, leggeri ed economici, con la collaborazione fattiva dei cittadini, con la possibilità di far vivere loro gli spazi in maniera sperimentale per vedere se effettivamente le trasformazioni funzionano, se sono condivise. In gergo si parla di urbanistica tattica. Sono trasformazioni che richiedono migliaia, non milioni di euro, che possono realizzarsi in mesi, non in anni, e che sono reversibili, dove se qualcosa non funziona si può sempre tornare indietro, oppure migliorare le cose. Ma non voglio essere eccessivamente teorico e vi invito a immaginare uno spazio stradale, un incrocio, uno dei tanti, dei troppi che ci sono nelle nostre città. Lo riconoscerete per una caratteristica, perché tendenzialmente sarà grigio, un mare di asfalto. Ecco, adesso provate a chiudere gli occhi e immaginate di percorrere questo spazio in automobile. Potete andare dritti, potete andare a destra, potete girare a sinistra, potete forse anche tornare indietro. Farete fatica a riconoscere se le auto davanti a voi, quelle che avete a fianco, siano ferme o in movimento, perché lo spazio è talmente ampio che si può parcheggiare in prima, seconda, in terza fila. Si può fare tutto. Però se ribaltate la prospettiva e immaginate di essere pedoni, e tutti quanti siamo pedoni, vi renderete conto di dover circumnavigare con lo spazio su dei marciapiedi risicatissimi, lo spazio che le auto ci hanno lasciato, di dover circumnavigare e non attraversare, dove magari manca anche un attraversamento pedonale fondamentale per questo percorso. E immaginate che questo spazio sia davanti a una scuola e che alle 4 del pomeriggio i bambini escano, correndo, felici, cercando i loro genitori, e si trovino davanti un elemento diabolico, la barriera parapedonale. È lo strumento di progettazione con cui chi ha progettato le strade ha pensato che dovessimo contenere le persone da poter usare lo spazio pubblico. Non è folle? Ecco, adesso ribaltate la prospettiva, lasciate spazio all'immaginazione, riaprite gli occhi. Pensate di avere in mano una bacchetta magica, anzi no, un pennello. Di avere a disposizione qualche barattolo di vernice stradale. Di avere con voi un team di volontari, di persone, di cittadini che hanno voglia di mettere le mani sull'asfalto per cambiare le cose. E colorate questo spazio. Fate che le auto lo circumnavighino. Disponete degli elementi di arredo urbano, delle piante, delle fioriere, dei tavoli, delle panchine, per attivare questo spazio e per proteggerlo dalle auto. E immaginate che alle 4 del pomeriggio i bambini escano da scuola correndo, trovando i propri genitori seduti sulle panchine, che chiacchierano con altri genitori, che creano comunità, e che possano uscire correndo senza trovarsi la barriera parapedonale, ma giocando, correndo, rincorrendosi, scherzando, come facevo io nella mia strada senza marciapiede, ma in piena sicurezza. Ecco, no, non avremmo chiuso le strade delle auto, l'avremmo aperta alle persone. Ricordatevi che per cambiare le cose serve cambiare prospettiva, serve considerare che la propria prospettiva non sia l'unica, nemmeno la più importante, che ci sia una prospettiva collettiva, che è molto più importante della nostra, e che ci sia in particolare la prospettiva di persone più fragili, più deboli, come i bambini in questo caso, e che sono i cittadini del futuro, e forse dalla cui prospettiva dovremmo cambiare gli spazi in cui viviamo. Per cambiare le cose, per avere un impatto, non serve essere attivisti, progettisti, architetti, per carità ingegneri. Serve
avere idea del fatto che tutti abbiamo un impatto sullo spazio e sull'ambiente in cui viviamo. E tutti quanti abbiamo un ruolo politico, anche rispetto a quelli che sono i nostri comportamenti, che possiamo cambiare. Solo che cambiare le cose da soli è dannatamente difficile, è quasi impossibile. Quindi è fondamentale che per provare a cambiare le strade, le cose, iniziate a cercarvi intorno, a guardarvi intorno, a cercare i vostri compagni di viaggio, a creare la vostra comunità. E quando la prossima volta vi troverete nelle vostre scatole di lamiera, nervosi, aggressivi, ansiosi, quando vi arrabbierete perché qualcuno davanti a voi sta attraversando la strada, magari sulle strisce, perché la macchina davanti alla vostra va troppo piano, perché non trovate parcheggio, ma siete in ritardo. Quando pensate di essere rimasti imbottigliati nel traffico, ricordatevi che voi siete il traffico, ma che potete fare una scelta. Potete scendere dall'auto, potete cambiare prospettiva, potete realizzare che le strade sono spazio pubblico, che lo spazio pubblico è per le persone, non per le auto, perché sono le persone quelle che costruiscono comunità e sono le comunità quelle a cui dare voce, potere, perché possa venire cambiamento. Ecco, impariamo dai nostri errori, cambiamo le strade, riscriviamo le nostre storie, ma ricordatevi che abbiamo una responsabilità, che è riscrivere le storie che verranno. Grazie.